Ciao, hackerini e hackerini, come va? Come state? Ve l'avevo detto che avrei usato il cappellino di Natale. Adesso è dicembre, primo dicembre, non me ne ero accorta. E quindi ci voleva il cappellino, ovviamente. E... e niente, vi devo raccontare che ho iniziato la nuova stagione di Stranger Things, giusto perché adesso è tipo novità. Però non è che mi sia proprio piaciuta, devo dirlo. Cioè, non l'ho ancora finita in realtà, mi manca una puntata. Però, insomma, non lo so. Non mi sta convincendo molto, ecco. Allora, a me era piaciuta solo la prima stagione in realtà. Quindi diciamo, sono un po' così. Non sono proprio soddisfatta. Non so, forse qualcuno mi insulterà per questo, visto che leggo comunque che ci sono... che piace a un sacco di gente. Però non lo so, forse sono io strana, ammettiamolo. Ciao Meliodas! Sì, sì, sì. Ci voleva il cappellino, dai. Come stai, Meliodas? Hai fatto qualche altra canzone? Non so, si dice hai fatto qualche altra canzone, forse no, è sbagliato, no? Forse tipo hai suonato qualche canzone, melodia, eh? Forse è più giusto. E niente, vi stavo dicendo Stranger Things. Non lo so, a voi piace? Vi sta piacendo? Lo state guardando? Ditemi. E poi, oltretutto, altra notizia, sono andata ad un mercatino di Natale, sabato. Si può dire come preferisci. No, perché io ogni tanto ci penso, no, alle cose che in italiano e certe volte non è che le dico tanto bene. Quindi poi chiedo conferme. Allora, sono andata ad un mercatino di Natale. Dovete sapere che io, quando vado ai mercatini di Natale, compro i churros, perché mi piacciono, sono buoni i churros. Però niente, ne ho presi due perché i primi erano crudi e i secondi erano buoni, però secondo me sapevano troppo di olio, si sentiva troppo. E quindi niente, non sono soddisfatta di questi churros. Insomma, ve lo volevo dire perché per condividere la mia insoddisfazione per i churros. Fine settimana rovinato, diciamo. Non si possono vendere i churros così. Però no, poi ho mangiato un panino che era molto buono. Non ho imparato cose nuove al momento, sto ancora perfezionando qualcosa di Morricone. Vabbè, ci sta, dai. Va bene. Ci sta. Alla fine Morricone è pure bello, eh. No, cioè non Morricone in sé, ma le canzoni. Considerando che la tua seconda lingua lo parli molto bene l'italiano. Qual è la mia prima lingua? Dovrebbe essere l'italiano. Non mi dire adesso che è il tedesco, per favore. Oh. Perché proprio no, non ci siamo proprio col tedesco, quindi... Ah, il linguaggio binario è la tua prima lingua. Certo, cioè scusa, non ci avevo pensato. Effettivamente sì, voi mi sentite così, però io in realtà sto dicendo 110001. Poi ho un traduttore che traduce tutto quello che dico, perché se no ovviamente non mi capivate. Però Meliodas mi hai scoperta. Non so come hai fatto.
Allora, il Black Friday pure. Avete comprato qualcosa per il Black Friday? Io no. Io no, non ho comprato niente. No, no, ho comprato 2 libri. Famosi libri che vi dicevo, però non erano in sconto, quindi... Insomma, non è che... Però ho comprato 2 libri. Devono arrivarmi, però. Devono arrivarmi. E niente. Poi cos'altro vi posso raccontare? Niente, che è lunedì. Sono già stanca. Ve lo dico quasi sempre, ogni lunedì. Però no, sono stanca perché dopo pranzo non ho preso il caffè. Giusto, vi voglio raccontare un po' della mia vita giornaliera, no? Giusto per condividere qualche informazione con voi. E niente, per questo sono stanca. E perché non ho preso il caffè? Così. Cioè, non c'era un motivo proprio. In realtà avevo... No, vabbè, in realtà così, perché ne vorrei prendere di meno. Non è che ne prendo tanto, però, insomma, dopo pranzo non sentivo quel bisogno di caffè, che però in realtà ne avevo bisogno adesso. Capito? Quindi, insomma, forse avrei fatto bene a prenderlo. Però no, no, non l'ho preso e ora sono stanca. Questo. Poi che altro? Niente, questo alla fine è le novità, le mie novità. Ecco, la prima parte le chiamerò le novità di Cinnamon Sec. Che sono tipo 2, però... Anche perché non è che... Però vabbè. E anche ho dimenticato di caricare la batteria della telecamera, quindi è molto probabile che si scaricherà mentre io parlerò, come era già successo una volta. Quindi aspettatevi di non vedermi più, di non vedere la mia faccia. Però mi sentirete parlare perché il microfono ovviamente funziona, quindi tutto a posto. La mia voce la sentirete, però è probabile che a un certo punto non mi vedrete più, insomma. E... e quindi tutto qui. Possiamo passare a vedere quanti giorni mancano per Natale. Ecco qua. Mancano 23 giorni. Ovviamente è il 1° dicembre, quindi mancheranno 23 giorni. E la sentite quell'aria natalizia adesso? Cioè adesso è dicembre, bisogna sentire l'aria natalizia. E... ovviamente col mio cappellino anche, voglio dire. Adesso lo userò ogni giorno, cioè ovviamente non ogni giorno, ma ogni giorno che farò le live, quindi ogni lunedì e mercoledì, fino... non ho idea, non lo so in realtà, perché poi, anche qui pensavo, no? Il mercoledì è vigilia, quindi il mercoledì non ci saranno le cyber news. Il 24 intendo. Che bello dicembre, è il mio mese preferito. Sì, dai, è carino, è carino. Fa freddo però, ci vorrebbe un dicembre un po' più caldo, però forse non sarebbe dicembre e forse ci sarebbe anche qualche problema climatico, insomma. Però sì, dai, è carino. Anche, dai, alla fine con tutti questi addobbi, queste cose, è carino, no? Perché il problema è che poi si deve andare a lavorare. E quindi un po' così. Però fa parte della vita anche quello. È molto bello che io dico una cosa e poi mi contraddico da sola, sto notando questo. Molto molto simpatico. Però insomma, dai, è bello. Poi non so se siete in regioni che magari nevica, anche la neve, a me piace un sacco, faccio sempre il pupazzo di neve. A volte lo faccio piccolino. Cioè, solitamente lo faccio piccolino, in realtà, tipo così, tipo la mia faccia, no? Quindi molto piccolino. Però l'anno scorso l'ho fatto un po' più grande ed era molto carino, devo dire. Non so se ho qualche foto. Mi sa di no, non mi ricordo dove le ho messe. Però sicuro le troverò, vi farò vedere i miei pupazzi di neve.
E ovviamente vedrete anche quello di quest'anno, se nevicherà. Credo di sì. Ha già nevicato in realtà, però ha nevicato poco. Però sì, però a me piace la neve. Piace tanto. Molto carino. Però mi piace se sto a casa con un bel tè caldo o una tisana sul divano, sotto la coperta. Allora in quel caso mi piace. Se devo uscire, non lo so, non lo so. Se poi devo uscire per andare a lavorare, prendere freddo, insomma, diciamo non è proprio il massimo, ecco. Però si fa, si deve fare e niente. È bello che io lancio pubblicità con questa pagina comunque, l'ho notata adesso che ci sono la pubblicità dei sofficini. Così. Anche l'altra volta ho notato, ci sono sempre le pubblicità in questa pagina. Però non faccio io pubblicità, eh. Nessuno mi paga, eh. Pagheranno la pagina qui, non so, di Natale, però fino al 25. Poi dopo ci sarà un altro countdown, probabilmente. E quindi, detto questo, il mio delirio del lunedì, del lunedì sera, senza caffè, chiaro, andiamo ai tanto attesi laboratori. Così Meliodas inizierà a non piacerci questa live. Come al solito. E allora iniziamo con il primo laboratorio che sarà Reflected Cross Scripting. Ok, lo apro. Into a JavaScript string with angle brackets and double quotes, HTML encoded, single quotes, escaped. Come l'ho detto bene questa volta, eh? Non ho detto cross scripto. Però insomma, cosa vuole dirci? Praticamente c'è un cross scripting, reflected, iniziano le dolenti note. Sì, perché il lunedì si fa questo. E praticamente c'è un cross scripting con un bel po' di escaped e codifiche anche. Che poi escaped, ma com'è tradotto? Scappata. No, non volevo dire questo. Oddio, non lo so, cioè... No, secondo me non c'è una traduzione. Se avete una traduzione, felicissima di averla perché ogni volta è complicato, no? Perché tu leggi single quote are escaped, ha senso, però nella testa in italiano devi dire i doppi apici sono stati, no, hanno fatto l'escape dei doppi apici. Complicato, eh? E quindi dovrò trovare una traduzione a escaped. E prima o poi lo farò, però insomma, non lo so. Però avete capito. Però qual è la differenza? L'escaped, vi ricordate, viene messo il backslash davanti ai caratteri speciali, come in questo caso noi se useremo vabbè, gli apici doppi, il sistema metterà un backslash prima degli apici doppici. Degli apici doppi. Invece l'encoded, quindi la codifica, qui in questo caso è HTML, HTML, codifica HTML, vedete? Cioè è proprio particolare. Verrà fatta proprio la codifica del carattere speciale, quindi noi non vedremo i doppi apici, ma vedremo la codifica che è tipo è commerciale
a pos punto e virgola, mi pare. Dovrebbe essere questa. E anche in questo caso anche delle parentesi angolari, che sono poi quelle che vengono più spesso utilizzate per un cross scripting. E viene detto che c'è questa vulnerabilità nella funzionalità di tracciamento, però nella ricerca. E ci viene detto che appunto c'è questa codifica e questo escape. Vediamo, apriamo questo laboratorio. Perché non me lo apre adesso? Aspettate che... come al solito deve farmi impazzire. Ok. Eccoci qua. Copio l'URL nel browser di Barb. E vediamo anche Barb. E quindi cosa ci viene detto? Che appunto la funzionalità di ricerca ha una qualche vulnerabilità. Quindi, come al solito, andiamo ad inserire una parola che sappiamo che non esiste nella pagina, quindi cinnamonsec non mi aspetto di trovarla nella pagina. E andiamo a fare l'inspect per cercare questa parola. E abbiamo che questa parola viene trovata 3 volte. Quindi abbiamo una nell'H1, che appunto è questa che noi vediamo qui, in questo script, nel tag script, e poi qui nell'image. Ecco, adesso... volevo un attimo copiare questo script così da farvelo vedere. Lo devo fare. Perché? Qual è il punto? Cosa fa questo script? Cosa fa? Allora, vediamo subito che la nostra... che la parola che noi cerchiamo viene inserita in questo search term, in questa variabile. Quindi già qui potremmo pensare che magari possiamo già farci qualcosa, però insomma, da capire. Inoltre vediamo che qui la parola viene inserita nei singoli apici. E qui potremmo cercare un modo appunto per rompere questi singoli apici. Ci possiamo provare. Ciao Alex, in vena natalizia. Sì, sì. No, adesso mi vedete sempre così fino a Natale. Sempre col cappellino. Ho anche dei cerchietti in realtà
Quindi magari posso variare. Chissà, perché ho un cerchietto con tipo... Cos'erano? Ho delle stelline, però quelle più secondo me da Capodanno. E poi ce n'è un altro, però non mi ricordo che cos'erano. E quello è natalizio. Quindi non lo so, magari posso variare ogni tanto, così no, perché sennò vi scocciate poi a guardare sempre il mio cappellino, chiaramente. So che è bellissimo, però insomma, potreste annoiarvi. Quindi forse sì, forse lo cambierò. Non lo so, ci devo pensare. Fino a Natale live ogni giorno avevi promesso. Guarda, se non lavorassi, volentieri. Lavorando, lavorando mi viene un po' difficile purtroppo. Verso il 24 ti voglio vedere full vestita da babbo, sì. No, non comprerò un... Oddio, beh, il 24 non lo so se farò la live, sinceramente. Vi dico la verità, non penso, non lo so. Forse una live tipo rapida, tipo Buon Natale, bla bla bla. Ehm, Ma come? Ma non posso comprare un... Aspettiamo solo quella. La vigilia con Cinnamon Sack, guarda, sarebbe molto divertente, guarda. Molto divertente, però dipende da tante cose di cui non sono ancora sicura adesso. Quindi, insomma, vi farò sapere come sempre e vedremo. Al momento mancano ancora 23 giorni, quindi insomma c'è tanto tempo per pensarci. Il 24 live dalla cucina, così ci illustri il menù della vigilia. In realtà io non so tanto cucinare, Cioè, so fare le cose base, cose per sopravvivere, ecco, però in realtà non sono così brava, quindi... Oddio, so fare bene i muffin, e... E non lo so, non mi viene nient'altro in mente. Dei pancake pure, però li faccio tipo un po' senza burro, senza cose. E quindi insomma lì non è tanta la mia abilità, ma è che mancano gli ingredienti, ecco. Oggi solo 10 ore in università, di cui 2 di teoria, resto coding, pasta e tonno 10 per... non mi piace il tonno. Non mi piace il tonno, però sapete la canzone di tutti sanno che mangio pasta col tonno. Ovviamente non so neanche cantare, quindi però vi assorbite questa canzoncina. E insomma, 10 ore in un'università, non sono poche, eh, però mi ricordo, bei tempi, di stare all'università a 300 ore. Eh, Però insomma, almeno hai fatto tanto coding, dai. No, non ci credo proprio. Una donna di radici calabre sa cucinare per patrimonio genetico. Allora, qui ci sarebbe da svelare alcune cose. In realtà io non sono nata in Calabria, sono nata in Piemonte e poi mi sono trasferita in Calabria, però i miei genitori sono del sud, quindi non so mai se considerarmi, cioè perché la gente poi se la prende, dice no, non sei calabrese. E quindi io non lo so, io non ho più un'identità, capisci? Capite? Perché è complesso. Perché alcuni dicono se non nasci in un posto, allora non sei di quel posto. Però alcuni dicono se tu cresci in quel posto, perché poi comunque io ho fatto tutte le scuole lì, no? Perché mi sono trasferita quando ero piccola, quindi praticamente sono cresciuta in Calabria. E quindi come la mettiamo? Di dove sono? Sei, sei una fake meridionale e una fake settentrionale. E vedi? E quindi di dove sono? Qual è la mia identità? Non ho un'identità.
Ma vedi, hai un'identità trasversale dal nord al sud. Capito. Però se tu consideri le origini dei miei genitori, allora anch'io sono del sud. Sei del centro, facciamo una media. Ogni tanto ci penso, dico, faccio una media, sono del centro. Però poi quelli del centro dicono no, perché tu non vivi qui. Capite? È proprio complessa questa cosa. Cioè, fa venire mal di testa. Perché, cioè, è complicato. Però niente, vi ho svelato questa cosa. Infatti, anche cioè io non parlo dialetto, so tante parole dialettali, ma anche perché comunque in casa mia non si parlava tanto dialetto, però lo capisco, mi piace un botto, però tipo a volte mi dicono che non si sente l'accento, no? Però alcuni mi stanno dicendo che dai miei video si capisce che sono calabrese. E io dico va bene, insomma, non lo so qual è la verità, però serve una bella richiesta chat per risolvere questo dilemma. Ok, aspettate che preparo tutta la chat. Eccola qua. Ciao, Chatti. Io lo chiamo Chatti comunque. No, non è vero, non lo chiamo. Cioè, quando parlo dico che è Chatti, però insomma, non gli scrivo così. Allora, però lo saluto sempre, eh. Dico sempre ciao quando inizio una conversazione, giusto così. Però ho smesso di dire grazie dopo che si è saputo che appunto c'è un consumo, eccetera, quindi io lo chiamo schiavo personale, poverino. Io riconosco l'idioma del sud, il DNA del sud, sei una di noi, va bene, grazie. Allora, ciao Chatti, ma se io sono nata in Piemonte, ma sono cresciuta in Calabria e i miei, miei genitori sono del sud, io devo considerarmi del sud o del nord? Vediamo cosa dice. Cioè, non mi risponde, non mi sta rispondendo. Mi dai i punti, dice cosa consideri tu essere del sud o del nord? Luogo di nascita? Dove sei cresciuta? Origini familiari o identità personale? E poi dice, molte persone in situazioni simili dicono, sono nata al nord, ma sono del sud. Oppure sono del sud, anche se è nata al nord, sono un mix e va bene così. Insomma, io onestamente... Ma io non so dirgli queste cose. Ma secondo me non mi risponde. Perché io non sono brava a dirgli, a fargli dire... Ah no, no, l'ha detto, ti dico sinceramente la mia opinione personale. Io ti considererei più del sud che del nord. Sei cresciuta in Calabria, l'infanzia e l'adolescenza formano tantissimo l'identità. La tua famiglia è del sud. Spesso ciò che respiri in casa influisce più del luogo di nascita. Il luogo in cui sei nata è importante, certo, ma non definisce da solo chi sei. Quindi per me sei nata al nord ma appartieni al sud, culturalmente, emotivamente, nelle radici. Poi ovviamente la cosa più importante è come tu ti senti. Ma se devo dare un'opinione, questa è la mia. Dovevi finire la frase con baciamo le mani oppure San benedica. Così ti avrebbe risposto dicendo sei del sud non si contraddice chat. Va bene. È stato deciso, va bene. È stata presa la decisione grazie a ChatGPT. Ah, gli metto pure il mi piace. È stata utile. Non lo posso mettere. Va bene, rimettiamo questa qui. E torniamo al nostro laboratorio. Dopo aver preso questa grande decisione.
Interessante, il mio bot non funziona come dovrebbe. Ovviamente. Adesso non lo posso. Hello Ibrahim, is Italian. Sai che puoi modificare chat in modo che ti risponda in modo strano, del tipo obbligarlo a tenere un tono dialettale. Avevo visto alcune cose, però non l'ho mai fatto. Proprio puoi modificarlo dalle impostazioni o dici tipo costringerlo a fare cose? Nel senso tipo adesso parlami solo in dialetto. Ah, dalle impostazioni addirittura. Non lo sapevo. Adesso guarderò le impostazioni. Dove sono le impostazioni? Trovo le impostazioni. Va bene, guarderò. Come se crei un agent. Ah, ok, interessante. Ci proverò. Ci proverò per divertirmi. Ah, può essere che magari è per chi paga. Può essere perché io non l'ho vista nelle impostazioni. Perché uso cose gratis. Perché non voglio pagare. Però insomma... Ma guarda, poi guardo. Dopo la live guarderò. E... Diamo i soldi a OpenAI. Che è tra le agenzie che consuma più energia, più corrente. Sì, in effetti è interessante anche il discorso del corrente, eccetera, perché comunque noi usiamo veramente questi modelli, queste intelligenze artificiali, però poi effettivamente poi consumiamo un sacco. Ehm, quindi non lo so, è un discorso particolare. Eh, There is more for Italy anyway. Not only Valentino Rossi and I think you want to say Mamma Mia, but yeah. Che poi in effetti all'estero pensano tutti che diciamo Mamma Mia. E effettivamente io lo dico, eh. Mi sono accorta che lo dico, però non è così proprio diffuso. Da quello che ho sentito vogliono fare un edge computing del training. Ah sì? Ma come fanno? Cioè... Non ci vuole... però, ok, risparmierebbero corrente, però, cioè... Ce la fanno poi? Nel senso, tipo, usare robe... Penso IoT, no? IoT... Robe così. Ma torniamo al nostro laboratorio e proviamo a rompere questi apici singoli.
E quindi, per esempio, mettiamo cinnamon sec. Secondo me lasciano il modello attuale in cloud e poi ognuno fa domanda al cloud e poi raffina il modello in locale. Sì, potrebbe essere comunque, perché più che altro è il modello, cioè tutta la parte di addestramento è abbastanza pesante, quindi cioè devi avere potenza. Ehm, Però magari la domanda, che comunque richiede meno potenza. Boh, interessante, non lo sapevo, magari lo cerco. Magari lo cerco e in caso lo porto nelle live, così. Quindi cosa proviamo a fare? Inserendo in questo modo, noi stiamo andando a provare a mettere in questo modo. Qui tanto vanno talmente veloci con AI che non ci riesco a star dietro. In effetti sì, ma in generale la tecnologia comunque sta... Ma pure la sicurezza comunque certe volte è pazzesca. Cioè io vedo quel bot delle notizie, no? Cioè è pazzesco, ci sono infinite notizie ogni poco. È incredibile comunque, cioè ci sta perché ovviamente siamo in un momento, fortunatamente anche devo dire a volte, ehm, dove l'informatica appunto va e poi con l'intelligenza artificiale appunto chissà cosa uscirà, però insomma da stargli dietro è complicato. Poi ci sono io che devo fare una pubblicazione ma non ho voglia di fare la stesura. E ti tocca. Tocca, se vuoi fare la pubblicazione, devi fare la stesura. Purtroppo. Però dai, poi hai la pubblicazione. Quindi, bello. Complimenti. Quindi. Dai, dai, falla. Vai, fai la stesura. Dopo la live. Chiaramente. E, e andiamo a provare ad inserire questo. Eh sì, per il dottorato è utile, sì, sì. Ehm, Però insomma, sì, richiede tempo e anche voglia in effetti, perché comunque devi fare le cose per bene. Non è che puoi scrivere cucuzze, ecco, come faccio io le live. Buchiamo sto testo adesso. No. E, e allora, proviamo questo e, e usiamo il meno per concatenare l'alert. Perché allora cosa stiamo facendo? Noi stiamo provando a concatenare qualcosa a questo testo. E per concatenarlo possiamo usare sia il più, che è comunque il classico per concatenare due stringhe. In questo caso, siccome usiamo JavaScript, JavaScript è fantastico, è magico e ci permette di concatenare anche stringhe e funzioni, in questo caso. E, e in questo caso però non possiamo usare il più, perché il più, siccome abbiamo un reflected cross-site scripting, il più verrebbe poi codificato come URL e quindi il più solitamente è lo spazio e quindi non avremo la concatenazione. Quindi andiamo a usare il meno e vedere cosa succede se cerchiamo questa... Ah, adesso è fallito perché è scaduto il laboratorio e io lo riapro e ci riprovo.
Se chiamo la funzione direttamente, cioè tu dici direttamente così. Oh no, ho sbagliato. Aspetta. Ho sbagliato qui, così lo vediamo. E se chiamo direttamente la funzione viene presa come stringa. Perché verrà messa qui. Perché cosa succede? Tu non stai uscendo dai singoli apici. Scusa. Volevo farti vedere questo. STRCat o altre? Ma tu stai dicendo qui? Cioè nel senso se inserisci così? O in generale con altri linguaggi? Perché in JavaScript non sono sicura che hai SRTCat, eh. Ehm... sì, hai tipo string. Ah, toString. Quindi, cinnamon sec. Se tu fai la query e poi fai l'operatore. Non ho capito. Scusa, Alex. Sono un po'... Non so. E inserendo questo payload, però vediamo che questa viene... Il singolo apice viene appunto... Viene eseguito l'escape del singolo apice. Quindi noi non riusciamo ad uscire fuori dalla stringa, perché noi vorremmo qualcosa del genere. Però il sistema, come dice anche il titolo poi, il sistema dice che gli apici singoli viene fatto l'escape degli apici singoli e il resto viene codificato. Quindi resto dico parentesi angolari e doppi apici viene fatto la codifica. Quindi cosa possiamo fare? Ovviamente un modo che potremmo fare è, che abbiamo visto anche in altri laboratori, è quello di aggiungere noi un escape qui, un backslash qui. Così poi avremo, quando il sistema aggiungerà il backslash per il singolo apice, noi andremo a fare l'escape del backslash e quindi verrà considerato come un singolo apice. Possiamo provarci, vedere cosa succede e vediamo che effettivamente funziona. Noi siamo usciti fuori dalla stringa, perché appunto abbiamo questa cosa qui. Quindi vedete che siamo usciti dalla stringa. Però ora c'è questo, vedete che qui anche questo editor mi dà errore, cioè me lo dice che c'è qualcosa di strano, perché appunto qui questo non è un codice valido, perché comunque abbiamo questo apice da solo che dice, infatti se vediamo l'errore dice carattere non terminato. Infatti, ecco, ve l'avevo detto, si sta scaricando la batteria, quindi probabilmente non mi vedrete più tra poco. Avevo detto. Però mi sentirete. Quindi mi sentirete, non vedrete il cappellino di Natale, purtroppo. Però vi giuro che caricherò la batteria e la prossima volta mi vedrete. Me l'ero dimenticata, ecco. Però se noi andiamo a mettere in questo modo, che è il solito commento di JavaScript, possiamo appunto commentare tutto quello che c'è dopo. Quindi andiamo a
provare ad aggiungere questo. Esatto, inserisco il commento, sì. Quindi se proviamo a mettere sec, vediamo che appunto l'alert è stato eseguito e il laboratorio appunto risolto. Quindi questo che vuol dire? Questi laboratori ci fanno capire che solo perché qualcosa viene codificato, viene fatto l'escape, non vuol dire che tutti i caratteri vengano codificati. Quindi ad esempio in questo caso il singolo apice veniva fatto l'escape del singolo apice, però non veniva fatto l'escape del backslash, quindi noi abbiamo potuto utilizzare di nuovo il backslash per superare questo limite e questo escape, ecco. Però voglio... Ecco qui, quindi questo laboratorio lo abbiamo fatto e ora e poi se vogliamo vedere anche qui proprio per sì, questo è quello che abbiamo inserito. E questo qui perché è un reflected cross scripting? Perché il payload che noi abbiamo utilizzato viene ripetuto nella risposta. Quindi direttamente qui vedete che abbiamo esattamente il codice, quello che abbiamo inserito, il payload, esattamente come l'abbiamo inserito, l'abbiamo mandato, ecco. Però voglio vedere giusto il codice. Ah, ok. E qui ovviamente non abbiamo bisogno del tag script perché siamo già all'interno del tag script e quindi andando ad inserire semplicemente alert noi riusciamo ad eseguire l'alert. E per evitare questi danni si dovrebbero utilizzare delle librerie che fanno l'escape di ogni carattere e anche la codifica di ogni carattere. Qui evidentemente in questo laboratorio gli sviluppatori facevano l'escape e l'encoding solo di alcuni specifici caratteri. In realtà se si utilizzano delle librerie create da altri, tutti i caratteri speciali vengono codificati, cioè almeno quelli più complicati, e poi quelli più pericolosi. E poi inoltre non si dovrebbe mai utilizzare una whitelist, cioè non puoi togliere soltanto alcuni caratteri, ma dovresti usare invece una blacklist, cioè vai a rimuovere... Oddio, in realtà in questo caso si potrebbero usare tutte e due così. Si potrebbero bypassare in realtà. In che senso se uno effettivamente vuole cercare quel carattere? In che senso? Cioè chi fa il test, intendi? O lo sviluppatore? Se è in blacklist non lo può cercare. Sì, vabbè, in realtà la blacklist in questo caso è più un filtro, cioè nel senso che se io utilizzo un payload del genere, tipo... e io riconosco che script è una parola malevola, io la vado ad eliminare. Quindi alcuni filtri funzionano così, che eliminano per esempio script, quindi tu hai soltanto questo, poi elimini anche questo, poi magari anche alert la vedi come parola malevola e quindi lo elimini. E alcuni ad esempio vanno ad eliminare tutto quello che c'è tra la prima parentesi angolare fino all'ultima, quindi tu avrai che non avrai più niente.
E lì, diciamo, a volte li puoi bypassare inserendo tipo script all'interno dello script. Cioè, alcuni sono difficili da superare, da bypassare, ecco. Però alcuni invece usano cose più semplici. Ma no, perché se tu ad esempio lo cerchi, perché quello che viene fatto, per esempio in questo caso, se io lo cerco, vedi che qui c'è, perché qui viene fatta la codifica HTML. Cioè se io vado a vederlo e qui vado a fare così, vedi che qui hai questi cosi strani. Questo è la codifica HTML, come viene detto anche nel titolo. Tipo le parentesi angolari si codificano. E in questo modo il browser poi non vedrà più la parentesi angolare effettivamente, quindi ma vedrà questi caratteri e li tratterà come stringa. Per questo infatti anche un metodo per questa vulnerabilità è soprattutto questa la codifica. Esatto, metti tutto in HTML, codificato HTML, così il browser non tratta più quei caratteri speciali come effettivamente caratteri speciali, ma come caratteri qualsiasi. E quindi per lui sarà una stringa normale, un testo normale. Però ovviamente poi la vedrai corretta, perché comunque tu vedi corretto poi qui, però ovviamente non viene codificato, perché appunto non lo vede come carattere speciale, ma soltanto come carattere normale, come un testo normale, ecco. Però questo ovviamente lo devi fare con delle librerie, così sai che tutti i caratteri sono codificati. Qui ad esempio sono codificati solo i parentesi angolari e i doppi apici, quindi tutto il resto non è codificato, quindi tu magari potresti usare altre cose. Se fosse il caso, in questo caso non credo lo puoi fare perché è diverso. Sì, sì, no, ma vedi, qui è tutto... Cioè, quello che io metto qui, essendo un cross scripting reflected, tutto quello che io inserisco qui viene fatto qui. Infatti io prima vi ho detto che non posso usare eh, alert il più, perché il più messo nell'URL verrà utilizzato come spazio. Cioè, lo posso far vedere. Vedi qui, cioè tutto quello che io inserisco qui viene ripetuto anche qui, perché appunto abbiamo questo parametro search che prende quello che tu vai a cercare. Ed è questa la vulnerabilità. Ehm, perché poi qual è la cosa? Per fare il cross scripting in modo che una vittima ci caschi poi, cioè che ci prema o faccia così, tu devi mandargli questo link, perché senza questo link tu non hai la vulnerabilità. Non è come la stored che ad esempio inserisci un commento e chiunque vede il commento poi ha la vulnerabilità. Sì. Più alert 1, sì. Questo hai lo spazio, vedi che qui c'è uno spazio, perché il più nell'URL è visto come uno spazio, cioè è codificato, viene codificato come URL e c'è lo spazio poi. Però è stringa, perché tu non stai uscendo fuori dai singoli apici. E poi qui non hai niente di carattere speciale che ti induce ad avere a un cross scripting. Cioè, questa potrebbe essere una stringa normale perché comunque viene inserita qui. Qual è la cosa? L'alert funziona solo fuori dalle stringhe.
No, hai sempre lo stesso URL. Cioè, forse il più è solo codificato, è tutto codificato, però è URL. Però è la stessa cosa. Cioè, cioè che tu lo scrivi così, o lo scrivi così, è la stessa cosa. Perché questa è solo la codifica URL. È solo come viene codificato dal browser. Però in realtà è lo stesso effetto. Cioè, tu puoi mandarlo così o così da URL. Però non puoi mandare questo dalla ricerca perché poi lo farà un'altra codifica. Vedi, qui abbiamo questa che è la codifica di percentuale. No, no, non, vabbè, no, non ti preoccupare, mi fa piacere se mi fate domande così almeno cerco di spiegarvele. Però ci sta, che uno non le... Ah, pure io, non è che io sono nata imparata. Ancora adesso mi confondo tra le codifiche, figurati, ogni tanto dico, ma qual è questa codifica? Quindi figurati. Però senza protocollo HTTPS. No, il protocollo non c'entra in realtà con questo, perché tu vai a inserire codice all'interno dell'HTML, quindi non HTTP o HTTPS non c'entra niente. La cosa che c'entra in caso vuoi utilizzare un cross scripting e vuoi rubare il cookie è che il cookie deve avere delle... dove sono? Non deve avere alcuni di questi di queste configurazioni. Perché per esempio HTTP only vorrà dire che lo manderà solo con protocollo HTTP o HTTPS. Quindi JavaScript, se tu esegui codice con JavaScript, non sarà mandato il cookie, perché appunto il protocollo sarà diverso. Poi magari ci torniamo meglio perché ci sono dei laboratori fatti apposta per questo. Però insomma, tipo... E poi c'è SameSite, Secure, che... Ti faccio vedere. Vediamo se ci sono tutti. Qui cioè, puoi con SameSite puoi controllare il comportamento, hai diverse tipologie. E poi c'è Secure, che invece... utilizza solo HTTPS. Quindi, per esempio, in questo caso... forse non potremmo rubare il cookie. Da vedere, da capire. Perché comunque ci sono dei modi. Hi Charan. No, is Italian. Is not English. E quindi insomma il protocollo può anche non essere HTTPS. Ma poi si può implementare nei protocolli che con lettura ci sia un incremento di una variabile. Così se non è coerente col numero di richieste significa che c'è una fuga di dati. Ma il problema è che nei sistemi grossi tu non la puoi fare questa cosa perché... tu dici se tu hai tot richieste ti aspetti tot risposte. Non lo so se è fattibile però, perché comunque a te arriva una richiesta qui. Hai Yak, però qui non sei a quel livello. Cioè qui stai semplicemente facendo una richiesta al server. Cioè anche con questa vulnerabilità tu fai solo una richiesta.
non ti accorgi che c'è un cross scripting, perché qui sei a livello applicazione, non sei a livello network. Mhm. Ok. E... Ah, si è scaricata la batteria. Quindi non mi vedrete più. Però avrebbe senso come sistema di sicurezza. Ma fammi pensare. Ma per il cross scripting dici? Per il cross scripting non lo so. Ah no, generico. Generico. Non saprei, sai, perché comunque tu... Perché il server risponde. È un feedback se c'è stata o meno una fuga. Però una fuga di dati alla fine la vedi anche soltanto... Cioè la fuga di dati la vedi analizzando le richieste che vengono fatte. Perché comunque tu fai una richiesta e... Forse non ho capito quello che volevi dire. Perché alla fuga, cioè anche se tu metti una variabile che incrementi, no? Alla fine ti vengono fatte 10 richieste. Come fai a capire che hai una fuga di dati? Cioè dovresti analizzare cosa ti è stato richiesto e nella risposta che cosa stai dando. Non lo so, non sono sicura. Non ne sono sicura. Comunque mi dispiace che sia scaricata la batteria. Però, detto questo, e... cosa è successo? Ok. Ma andiamo al secondo laboratorio. Quindi tocca comprare una batteria più grossa. Guarda, in realtà ho comprato una batteria, però ho comprato la stessa. E il problema è che mi sono scordata di caricarla. Se no, almeno 2 ore dura, eh. E solitamente le mie live sono di massimo 2 ore, come avete visto. Quindi, cioè, nella mia testa è... ce la faccio. Però mi sono scordata di caricarla. E niente, quindi ho fallito miseramente. Però forse avrei dovuto comprare una batteria più grossa effettivamente. Ma usi una reflex? Eh, sì. O come si chiama? La mia è una Canon EOS. E... È molto carina, devo dire. Molto carina, mi piace molto. E in realtà l'avevo comprata per fare fotografie, perché mi piace. Cioè, non ho questa vena artistica, sinceramente. Però mi ero proprio messa pure con dei libri a studiare come fare fotografie, così. Ovviamente mi venivano sempre... ehm, ovviamente mi venivano sempre con super luce o senza luce. C'erano queste due alternative. E infatti ci dovrebbero essere delle batterie che stanno attaccate e collegate all'alimentazione. E infatti volevo vedere proprio questa cosa. Volevo vedere questa cosa perché mi sa che esistono. Cioè, nel mio pensiero ho detto, ma sicuro esiste qualcosa del genere perché non è possibile. E e quindi voglio guardare, visto che adesso mi dici così,
Abbiamo capito che è stata tutta una tattica per fare prossima live di face reveal, ma ormai è stata rivelata la mia faccia. Se guarda... Ti scatta diverse foto con saturazioni diverse per fare saltare le diverse zone. Ah, gli dici HDR? No, però effettivamente volevo controllare sta cosa per la batteria perché è sempre un po' l'ansia, tipo, oh mio Dio, mi scarica la batteria. E poi diciamo, se voglio fare delle live più lunghe in questo modo non posso proprio farle, quindi ci stavo pensando settimana scorsa, dicevo, boh, devo controllare. Magari per Natale, magari posso farmi regalare questo. O me lo compro io. E allora, puliamo un po' Barb e andiamo al prossimo laboratorio. Che è questo qui. Qui abbiamo una stored cross scripting nell'evento on click con anche qui parentesi angolari e apici doppi codificati e qui ecco cosa c'è di diverso. Qui abbiamo sia abbiamo l'escape sia dei singoli apici e sia del backslash. Quindi non possiamo usare la tattica che abbiamo utilizzato prima con i backslash, ma dobbiamo trovare qualcos'altro. E qui ci viene detto che il laboratorio contiene questo cross scripting stored nella funzionalità del commento. Quindi ecco qui il... Ecco qui. E andiamo a vedere il commento. E proviamo ad inserire qui qualcosa. Dovrebbe essere Never di Tap, quella che ti interessa, è la prima cosa che mi era uscito su Amazon. Ma qui parla di cavo di alimentazione. Collega e usa. Interessante, non costa nemmeno troppo. Però c'era anche questo. Carica batterie. No, però forse questo no. Interessante. Lo guarderò. Lo guarderò e in caso risolvo il mio problema continuo. Ah, però qui hanno delle specifiche. Però se io compro la batteria, pure. Però questo è per le luci, specifico per le luci. Però insomma, posso cercare. Sicuro c'è qualcosa per questa batteria. Su Amazon esce una batteria che è attaccata. Ok, aspetta che lo cerco.
questa mini batteria. Ricarica rapida. Luce di emergenza. Quella da 20. Ah, quella di prima. Questa. Questa piccolina. Però dice batteria fittizia. Deve essere fittizia. Però dice compatibilità con Sony. Non so se è compatibile con Canon. Anche. Forse. Ah, ci sono diversi tipi, quindi forse i diversi tipi sono compatibili con diverse... Ah, Canon, ecco qui. Non c'ho la mia. Però io continuerò a cercare. Eh no, l'unica è questa, però io ho la 250D. Sì, sicuro c'è di un altro produttore. Sì, no, ma è interessante, grazie. Gli do un'occhiata, in caso ne compro una, perché... Perché sì, se no ogni volta mi scordo, oppure si scarica. E quindi la mia riflessione è stata questa. Ma come fanno gli streamer a streamare così tante ore? E poi ho pensato, ma ci sarà qualche metodo per non usare la batteria o per caricare la batteria? Questo è stato il mio flusso di pensieri. E quindi poi ho detto, dovrei pensare di comprare qualcosa. Però poi mi sono dimenticata di cercare. Però, insomma, adesso la cerco veramente. Magari capisco anche questa se va bene per la mia. Se è un problema o in caso ne cerco un'altra. Così risolviamo questi problemi. Perché sennò non si può andare avanti così. Però ero qui che stavo cercando di inserire un commento e viene inserito. Piccola digressione fotocamera finita. Esatto. Esattamente. No, però lo devo risolvere. Se no veramente è il macello. Comunque, voi non mi vedete, però io ce l'ho ancora il cappellino, eh. Non l'ho tolto. E andiamo come al solito a cercare la parola cinnamon sec per vedere dove viene ripetuta. E qui abbiamo che è ripetuta in 3 parti. La prima
in questo tag A, nell'anchor tag, ed è ripetuta sia nell'href che nell'onClick, ed è ripetuta anche come valore del tag A, poi e anche ovviamente nel tag P, il paragrafo. E qui ci sono vari vettori di attacco, perché per esempio possiamo provare ad iniettare il payload nell'href per appunto rompere i doppi apici, quindi qui, oppure possiamo provare nell'onClick, qui nel tracker.track, no? Perché comunque anche qui è ripetuto, quindi si potrebbe per esempio rompere qui i doppi apici, anche qui singoli e poi doppi apici, per uscire e poi appunto eseguire qualcosa di malevolo, in questo caso appunto l'alert. Il problema è che qui però è tutto codificato, cioè i doppi apici sono codificati, si fa l'escape dei doppi apici come dice il titolo, no, i doppi apici sono codificati, ma i singoli invece si fa l'escape, e anche del backslash si fa l'escape. Quindi qui è complesso uscire da questi singoli e doppi apici, perché appunto è tutto, ci sono parecchi limiti. Possiamo provare ad inserire nel sito web qualcosa giusto per vedere cosa succede. Quindi per esempio qui inserisco se non più alert 1. Qui possiamo usare più perché non è un reflected cross scripting, quindi non verrà il payload non verrà inserito nell'URL, ma verrà inserito in qualche database, in qualche appunto archivio nei server, e quindi possiamo utilizzarlo. In questo caso non abbiamo codifiche URL. E proviamo a vedere cosa succede se inseriamo questo. Andiamo a vedere il commento e vediamo qui che appunto è stato fatto l'escape del singolo apice, sia qui, che appunto è come ci veniva detto dal titolo. Però anche come dicevamo prima, se c'è un escape soltanto di alcuni caratteri, vuol dire che gli sviluppatori qui hanno dovuto fare l'escape manualmente, quindi singolarmente ogni singolo carattere, e quindi non stanno usando delle librerie. Quindi cosa succede se noi invece di usare il singolo apice andiamo a usare una codifica, tipo la codifica HTML del singolo apice? Cosa farà il sistema, il server? Lo vedremo subito. No, 3. Quindi invece del singolo apice qui andiamo ad inserire la codifica HTML del singolo apice, che altro non è che qui va inserito anche il punto interrogativo, altrimenti non viene considerato come URL, non ci viene fatto l'attacco. E il carattere, quindi dicevo che la codifica HTML del singolo apice altro non è che è commerciale a pos punto e virgola, e poi continuiamo col nostro payload. Andiamo a vedere cosa succede qui e vediamo qui che il singolo apice in questo caso non ha l'escape. Vedete, prima abbiamo provato ad inserire il singolo apice direttamente ed è stato fatto l'escape. Invece qui, inserendo
la codifica HTML del singolo apice, non abbiamo l'escape. Questo vuol dire che il server non sa come sanitizzare qualcosa che è diverso da quello che si aspetta. Cioè, lui vede, il server vede la codifica del singolo apice e non lo riconosce come singolo apice. Questo vuol dire che quindi chi ha sviluppato questa applicazione sta andando a cercare soltanto il singolo apice così com'è e non la codifica. E quindi la codifica appunto bypassa questo escape. Infatti tutto quello che noi stiamo vedendo adesso viene fatto dopo che la stringa è arrivata dal server e è sanitizzata. Proprio perché anche se noi andiamo a vedere la richiesta, per esempio qui nel commento, noi stiamo mandando quello e appunto nella risposta noi vediamo la codifica così com'è. Cioè quello che noi abbiamo mandato, perché noi abbiamo mandato il singolo apice con la codifica HTML. Poi sarà il browser a farcelo vedere come singolo apice. Però quello che noi abbiamo mandato, il server l'ha salvato così com'è, senza sanitizzazione. E quindi noi possiamo utilizzare questa codifica per provare ad eseguire il nostro cross scripting. E quindi ovviamente qui andiamo a provare, vediamo se andiamo ad inserire un singolo apice qui, ma anche uno dopo per poi chiudere di nuovo per rendere tutto corretto. E vedete che qui è già si è risolto il laboratorio, però andiamo a vedere perché. Proprio perché non viene fatto l'escape e quindi riusciamo ad uscire fuori e a creare questo payload. Però questo funziona proprio perché, soltanto perché noi siamo all'interno del contesto HTML. Qui è vero, siamo in uno script che appunto è JavaScript. No, scusate, ho confuso il laboratorio di prima. Qui appunto siamo in un HTML. No, scusate. Qui è JavaScript perché appunto abbiamo questo onClick e dentro l'onClick c'è codice JavaScript, però il contesto è sempre HTML. Cioè noi siamo dentro un HTML e quindi proprio perché siamo nel contesto HTML il browser decodificherà questo carattere per rimpiazzarlo appunto con il carattere speciale, quindi in questo caso il singolo apice. Però quello che c'è da notare è che è il browser a farlo. In realtà il server lo salva così com'è. E quindi questo è il laboratorio. E quindi, siccome anche la mia batteria è scarica, direi che
ci vediamo mercoledì con le cinnamon secche. Non mi vedete che vi saluto, però vi saluto digitalmente e quindi ciao.